Salve a tutti e ben ritrovati all'ottavo episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti. Io sono Chef Nunzio e vi guiderò in questo video. Oggi parleremo delle salse che comunemente acquistiamo al supermercato, tipo il ketchup, la maionese e la meno comune salsa barbecue. Impareremo a farle in casa in modo genuino e sano. Per il ketchup e la salsa barbecue siamo rimasti nella versione semplice originale, ma per quanto riguarda la maionese abbiamo deciso di presentarvi due sfiziosissime varianti. Andiamo a vedere come si preparano. Cominceremo questo tris di salse con il ketchup. Per preparare questa salsa iniziamo sbucciando mezza cipolla. Adesso facciamo due tagli trasversali, dopo giriamo la cipolla, facciamo due tagli nel verso contrario con la punta del coltello, ma senza arrivare fino alla fine. Questo ci darà stabilità quando inizieremo a tritarla. Mettiamo sul fuoco una padella, aggiungiamo l'olio d'oliva e facciamo scaldare. Aggiungiamo la cipolla e lasciamola appiattire per qualche minuto. Poi versiamo su di essa la paprika dolce e mescoliamo. Come tutte le spezie, la paprika dolce va lasciata cuocere affinché riattivi il suo massimo aroma. Versiamo adesso la passata di pomodoro e aggiustiamo di sale. La reazione che avviene quando la passata di pomodoro tocca la padella bollente fa sprigionare tutti questi meravigliosi odori di affumicato. Aggiungiamo a questi odori una grattugiata di zenzero, giusto un po', regalerà al composto tantissima. Mentre il composto cuoce a fiamma bassa, spostiamoci sul piano di lavoro per un attimo perché dovremo sciogliere lo zucchero con l'aceto, aggiungendo la fecola di patate che stabilizza la consistenza e la noce moscata. Una volta mescolati bene ritorniamo al fornello e aggiungiamolo al composto che cuoce. Lasciamo cuocere mescolando fino ad ottenere la classica consistenza del ketchup. Non ci resta adesso che frullare tutto con un mixer ad immersione, così da eliminare residui solidi come pezzettini di cipolla. Mettiamo in un piatto a raffreddare e una volta freddo è pronto da consumare e nel caso viene conservato in frigorifero. Passiamo alla seconda salsa, la salsa barbecue, rustica, affumicata e squisita sulle patatine fritte e sulle carni arrostite. Vediamo come si fa. Come per il ketchup, sbucciamo e tritiamo la cipolla, scaldiamo l'olio d'oliva nella padella, versiamoci dentro la cipolla e facciamo imbiondire per bene. Versiamo sulla cipolla lo zucchero di canna ed iniziamo a mescolare fino a quando la cipolla non si sarà deliziosamente caramellata. Sfumiamo a questo punto con l'aceto di riso, se non l'avete usate un aceto poco aggressivo, e poi aggiungiamo la paprika dolce. Diamo un ultimo tocco di affumicato con la salsa Worcester e lasciamo sfumare il tutto per qualche minuto. Nel frattempo sbucciamo e affettiamo l'aglio, aggiungiamolo al composto e continuiamo a cuocere mescolando. Alla fine aggiungiamo qualche cucchiaio di ketchup, ovviamente utilizzerò il ketchup che ho appena creato in casa, e una volta che la salsa si sarà ristretta sarà pronta. Se non vi piace la rusticità, ad esempio i pezzettini di aglio e di cipolla, potete come per il ketchup frullare tutto. Io la preferisco così. La prossima salsa è la maionese, tutti la conosciamo, molti la apprezzano e tanti dicono che è una cosa difficile da preparare, ma prestando un po' di attenzione si può fare comodamente in casa in pochi minuti e sicuramente più gustosa e sana di una maionese confezionata. Andiamo a vedere come si fa. Premiamo il succo di mezzo limone. Dopodiché in una ciotola rompiamo un uovo intero e un tuorlo. Anche se la ricetta vorrebbe 2 tuorli, io farò una maionese un po' più morbida e più spumosa, poiché dovrò lavorarla ulteriormente per via delle varianti. Saliamo leggermente le uova e iniziamo con uno sbattitore, prima piano, poi sempre più veloce a sbattere le uova. Aggiungiamo a filo l'olio, piano piano. La reazione di questo procedimento fonde i grassi dell'olio ai tuorli delle uova in termini proprio quasi molecolari. Gli ingredienti così fusi tra di loro tendono ad addensarsi. Verso la metà dell'operazione aggiungiamo il limone che darà acidità alla maionese e il classico colore bianco. Continuiamo a sbattere fino ad ottenere la solidità che desideriamo. Io, come anticipato prima, lascio la maionese per adesso un po' più morbida poiché dovrò aggiungere degli ingredienti per creare le varianti. Provvederò ad addensare quella che mi rimane successivamente. La maionese ha un gusto intenso ma molto neutro, si presta ad insaporire e ad essere insaporita nei modi più svariati possibili proprio grazie al suo gusto delicato e bilaterale. La prima
variante che andremo a preparare sarà una maionese di colore rosa dal sapore piccante e una piacevole fragranza di peperoncino fresco. Per prepararla ci basterà tagliare un peperoncino grossolanamente, aggiungerlo alla quantità di maionese che desideriamo insaporire, aggiungiamo un pizzico di paprika dolce o piccante che donerà il bel colore rosa che vogliamo e con un mixer a immersione frulliamo tutto più o meno finemente. Questa maionese è ottima sulle fritture di carne e di pesce, molto buona con i gamberetti e per insaporire determinati sandwich. L'ultima variante di questa salsa è molto semplice da preparare, la si può creare anche pochi minuti prima di servirla. È ottima sul pollo, sugli spiedini di carne e per dare un tocco esotico a delle insalate. Per prepararla aggiungiamo semplicemente alla maionese che desideriamo condire un bel cucchiaio di curry e mescoliamola bene. Una volta amalgamato tutto il curry aggiungiamo qualche goccia di salsa Worcester. Diamo ancora una mescolatina e la maionese è pronta. Vi assicuro che è da provare, è molto deliziosa. Vi porto come esempio la nostra cena con del pollo impanato alle mandorle, qualche pomodoro, un po' di insalata, dei panini e le nostre coloratissime salse che fanno un figurone, no? Per questo episodio era davvero tutto. Chef Nunzio vi saluta, vi ringrazia di essere arrivati fino a qui, vi rimando al prossimo episodio con la preparazione del pan di Spagna classico. Ciao belli!